Salve gente, benvenuti o bentornati su Miss TV, la mia personale rubrica in cui parliamo di serie TV. Io sono Queen of Mischief e oggi torniamo a parlare di crime. Penso abbiate capito ormai che è uno dei miei generi preferiti. Nello specifico andiamo a scoprire una serie TV che mi ha letteralmente vista crescere. Pensate che la guardavo quando avevo 14 anni. Sì, sono stata un po' precoce con i serial killer, ma d'altronde c'è anche da dire che il serial killer di cui parliamo non è proprio un serial killer da manuale, o forse sto soltanto accappando scuse. Ma passiamo ai fatti. Cominciamo e vi presento Dexter. Per quanto riguarda la prima stagione, la serie si basa sul romanzo La mano sinistra di Dio, scritto da Jeff Lindsay. L'autore ha anche scritto altri romanzi, che però divergono dai fatti narrati nella serie. Dexter Morgan è un uomo all'apparenza come molti altri. Ha un appartamento a Miami, gli piace andare a fare un giro in barca sulla baia e ha un lavoro come tecnico forense nell'analisi delle tracce ematiche, nella stessa stazione di polizia in cui lavora anche sua sorella, Debra. Dexter è un tipo a posto, sorridente anche se un po' impacciato e goffo, però è il tipo che saluta sempre i vicini di casa. Ma Dexter ha anche un piccolo segreto, ovvero è un serial killer. Attenzione però, Dexter non è un serial killer per divertimento, anzi ha un codice ed è un codice molto preciso. Lui è un vendicatore, se così vogliamo chiamarlo, che uccide solamente chi ha fatto del male agli innocenti e l'ha passata liscia. Questo codice gliel'ha insegnato il padre adottivo, Harry, anche lui poliziotto. Appena si rende conto delle tendenze sociopatiche del figlio e del fatto che un giorno potrebbe diventare un omicida seriale, Harry decide di mostrargli un metodo alternativo per sfogare il suo bisogno di uccidere e appagare ciò che lui chiama il suo passeggero oscuro, ovvero la personificazione di questo bisogno. Poco ortodosso? Decisamente, però funziona, almeno la maggior parte delle volte. Dexter è un personaggio a cui ci si affeziona subito, è impossibile non volergli bene. Anche se la prima immagine che abbiamo di lui è mentre va a caccia della sua prossima vittima. Dexter è scaltro, furbo, bravissimo a mescolarsi anche con persone che non comprende, i cui comportamenti a lui sembrano strani, a volte anche insensati, e questo a causa della sua inesperienza nel socializzare. Per Dexter, cose come le relazioni e il sesso sono superflue, imbarazzanti, troppo complicate da portare avanti. Anzi, per come la vede lui, è molto più semplice uccidere una persona e disfarsi dei resti che andare a cena con una donna. Dexter non è soltanto il protagonista della serie, ma ne è anche la voce narrante. Ci spiega le sue motivazioni, i suoi sentimenti e come la pensa sulle persone che gli girano attorno. Ci racconta tutto. Dall'affetto sincero che prova solamente per sua sorella a quanto è difficile per lui relazionarsi coi colleghi. Dexter rompe la quarta parete ed entra in empatia con lo spettatore fin dal primo momento. A questo punto togliamoci subito il dente. Showtime è famosa per le sue serie brillanti, coinvolgenti, bellissime, ma è anche altrettanto famosa per i suoi finali alquanto discutibili. Dexter è un cult, va vista. Parla della psicologia e delle emozioni in modo sottile ma anche molto profondo. Affronta temi importanti senza scendere troppo nel filosofico e riesce a strapparvi sorrisi e lacrime allo stesso modo. Famiglia, dipendenze, vita e morte sono legati indissolubilmente all'interno del protagonista, che non può finire il viaggio così come l'ha cominciato e deve affrontare situazioni che lo cambiano irrimediabilmente e forse lo rendono una persona migliore. Ma questo dovete deciderlo voi. Però una cosa su cui la stragrande maggioranza dei fan è d'accordo è che il finale è terribile. E lo dico da fan accanita. L'8ª stagione ha zoppicato un po' fin dall'inizio e si è conclusa veramente in modo deludente. Pensate che perfino Michael C. Hall, l'interprete di Dexter Morgan, ha definito il finale mistificatorio nel migliore dei casi, sconcertante, esasperante e frustrante nel peggiore. Ma fosse finita lì. Nel 2021 Showtime ha deciso di rinnovare la serie con un revival chiamato Dexter New Blood. Purtroppo per parlare di questo revival, che se non l'hanno mai rinnovato un motivo c'è stato, bisognerebbe fare degli spoiler molto importanti sulla serie madre e direi che possiamo anche risparmiarceli. Insomma, dopo 8 stagioni in cui abbiamo amato e difeso questo serial killer oltre ogni ragionevole dubbio, ci meritavamo qualcosa di molto meglio. Michael C. Hall, nei panni di Dexter Morgan, come detto prima, è perfetto.
Ha il viso giusto per mettere sicurezza a tutti quelli che gli parlano e che lo conoscono, ma sa anche essere inquietante al punto giusto, a cominciare dalla sigla d'apertura. Pensate che per interpretare al meglio il suo Dexter, questo attore ha letto e riletto diversi dossier dell'FBI per comprendere meglio i disturbi di personalità e i tratti degli psicopatici. Deborah Morgan, invece, che ha il volto di Jennifer Carpenter, è la sboccata ma onesta sorellastra di Dexter. Ambiziosa, determinata e forte, malgrado tutto quello che ha dovuto affrontare, Deborah è il porto sicuro di noi spettatori, fin troppo abituati all'instabilità di Dexter. Il loro rapporto è vero, stupendo, concreto, a tratti diverso da quello che potrebbe essere un tradizionale rapporto tra fratelli, ma d'altronde loro non condividono il sangue. Almeno, non se si parla di famiglia. Voto finale 7,5. Volevo fare di più, però quel finale ancora non l'ho digerito. Anche per oggi è tutto. Non dimenticate di seguirci su Twitch, X, Instagram, YouTube, Facebook e TikTok. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuta questa serie, se l'avete vista e mettete un bel mi piace al video. Ci vediamo al prossimo video dalla vostra Queen of Mischief. Anche per oggi è tutto.